ai piatti di chef Nunzio. Io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà. La mia casa è questa qua. Salve a tutti e ben ritrovati per questa nuova fantastica ricetta che rivendica le sue origini pensate un po' a Belgrado. Si tratta di un cibo di strada antico più di 100 anni, i cevapcici, detti anche cevapi. Sono delle salsicce senza pelle realizzate con maiale, manzo e agnello, impreziosite poi da aromi come la paprika dolce e la cipolla che danno loro un sapore unico ed esclusivo. Vengono accompagnati con salsa ayvar e con la salsa tzatziki. Ma bando alle ciance, andiamo a riscoprire come preparare questo divertente e delizioso piatto bosniaco. Sbucciata la cipolla facciamo dapprima dei tagli trasversali, poi giriamola e facciamo dei tagli nell'altro verso. A questo punto non ci resta che affettarla per ottenere i nostri bei quadrotti di cipolla. Tagliamo adesso a quadrotti la coppa di maiale, eseguiamo un taglio deciso al centro del pezzo di carne, poi giriamola e tagliamola a bocconcini grandi come una noce. La scelta della coppa è la nostra arma vincente, poiché questo taglio contiene la giusta quantità di grassi che va a compensare gli altri due tipi di carne che invece sono decisamente più magri. Ottenuti i nostri bocconcini, mettiamoli via e procediamo a tagliare il girello di manzo. Per rimuovere la pelle in eccesso in tutta sicurezza ricordiamoci di due semplici regole. La prima è di tenere il coltello sempre rivolto verso l'esterno e mai verso di noi. La seconda, per ottenere uno spreco minimo da questa operazione, è quella di tenere la lama del coltello leggermente inclinata in alto verso la pelle. Ripulito il nostro girello, procediamo a tagliarlo a bocconcini. Infine non ci resta che tagliare a bocconcini anche il nostro agnello. Una volta tagliato mettiamolo via. Ci siamo, abbiamo ottenuto la base per i nostri cevapcici. Dobbiamo ottenere un macinato equilibrato, per questo alterneremo i bocconcini di carne tra di loro. Per questa operazione, trattandosi comunque di salsicce, ho preferito utilizzare una piastra con i buchi larghi, questo ci darà un macinato più rustico e corposo. Proseguiamo fino a esaurire tutti i nostri bocconcini. Ora che abbiamo ottenuto il nostro macinato misto di maiale, agnello e manzo, prepariamoci a condirlo. Riversiamo la paprika, una buona parte della cipolla che abbiamo tagliato in precedenza, saliamo abbondantemente ed infine aggiungiamo pepe nero macinato fresco. Mescoliamo impastando con le mani delicatamente tutti gli ingredienti. Procediamo così per almeno 2 o 3 minuti. Dobbiamo fare in modo che la carne si scaldi leggermente grazie al calore delle nostre mani, rilasciando così parte dei grassi che, sciogliendosi, faranno da conduttore a tutti gli aromi. Ecco come realizzare i cevapcici a mano in maniera semplice nel caso in cui non possediate un tritacarne. Cominciamo uncendoci le mani con un po' di olio extravergine d'oliva. Afferriamo una pollina di composto grande quanto un mandarino. Compattiamolo bene tra le mani, poi facciamolo arrotolare tra il palmo della mano e il nostro tagliere. Proseguiamo delicatamente fino ad ottenere un salsicciotto di circa 1 centimetro di diametro. Con un coltello rifiliamo le due estremità, ottenendo così una lunghezza di 6-8 centimetri. Se possedete un tritacarne è molto probabile che possediate anche il beccuccio per riempire le salsicce. Il metodo che utilizzeremo infatti per fare dei cevapcici precisi e belli esteticamente è quello di sfruttare proprio il beccuccio di riempimento delle salsicce in maniera intelligente. Ci basterà infatti solo rimettere all'interno del tritacarne, senza lama ovviamente, il composto dei cevapcici ed una volta che comincia a uscire dal beccuccio la carne, tagliare con un coltello ad una misura di 6-8 cm i nostri cevapcici. Adagiamoli mano a mano su un piatto ed infine questo è il risultato prima della cottura.
Mettiamo una padella sul fuoco, aggiungiamo un filo d'olio d'oliva e quando sarà caldo adagiamo delicatamente la nostra porzione di cevapcici. Abbassiamo leggermente la fiamma e proseguiamo la cottura per 3-4 minuti, assicurandoci che il calore arrivi fino all'interno del nostro cevapcici. Questo è un piatto semplice, è un cibo da strada, quindi non ha bisogno di particolari decorazioni. Per dare un po' di freschezza aggiungeremo qualche fogliolina tenera di lattuga e su di essa riverseremo un paio di cucchiai di salsa Aivar. La ricetta di questa salsa buonissima a base di peperoni rossi, qualora desiderate farla in casa, sarà pubblicata in uno dei prossimi video. Ora creiamo un letto di cipolle con la cipolla che abbiamo lasciato da parte in precedenza. Non ci resta che ordinare sul piatto i nostri cevapcici. Infine aggiungiamo la salsa tzatziki, giriamola con il cucchiaio in modo da creare uno chignon. Anche questa salsa sarà disponibile a breve in uno dei prossimi video. Diamo adesso un po' di colore con un pizzico di paprika dolce, un filo di olio d'oliva ed il nostro piatto è pronto. Profumato, colorato, divertente ed invitante, come del resto sono tutti i cibi da strada. Per questa ricetta era davvero tutto, Chef Nunzio vi ringrazia, vi saluta e vi rimanda al prossimo episodio. Ciao belli! Di piatti di Chef Nunzio, io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà, la mia casa è questa qua. Di piatti Chef Nunzio, io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà, la mia casa è questa qua. Di piatti di Chef Nunzio, io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà, la mia casa è questa qua.